Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Abbiamo superato i 100 iscritti sul canale, appunto. Ho un fantastico cartello commemorativo che mi ha fatto mia figlia Yavi e quindi ho pensato di fare una ricetta speciale, una ricetta extra. Faremo dei brownie. Come sempre qui sotto nella descrizione metterò l'elenco degli ingredienti con le quantità, sotto ancora ci sono i soliti link per le varie attrezzature. E voi seguitemi, fatemi pubblicità, mettetemi like, scrivetemi commenti. Quindi se siete pronti, pinza e andiamo a cucinare. Eccoci alla preparazione dei brownie. Dunque servono diversi ingredienti, vi dico un attimo i passaggi. Prima cosa, accendere il forno statico 180 gradi. Poi ho fatto sciogliere nel microonde mezzo chilo di cioccolata, metà fondente, metà al latte, insieme a mezzo chilo di burro. Io lo fate sciogliere nel microonde per comodità. Se volete farlo a bagnomaria, potete farlo a bagnomaria. Quindi ci serviranno il cioccolato e burro sciolti insieme e fatti un pochino raffreddare, un cucchiaino di lievito per dolci, 8 uova di quelle grandi o grandissime, cacao, un pochino di sale, zucchero semolato e farina. Come ho detto, il primo passaggio è stato quello di sciogliere in microonde la cioccolata con il burro. Deve venire un composto liscio, così se lo fate nelle microonde prendete una zuppiera adatta, spezzettate i cubettini del cioccolato come tanto sono già divisi e li mettete un minuto alla massima temperatura. Poi li tirate fuori, li girate un attimo, li fate un po' freddare la temperatura. Se non si fossero ancora sciolti completamente, li rimettete in altri 30 secondi e così via fino ad arrivare a questo composto qui. Ovviamente il burro si mette nell'ultimo passaggio di scioglimento, perché quello scioglie subito, e poi dopo lo amalgamate un attimo con una spatola, così in maniera tale che venga tutto incorporato. Allora a questo punto lo mettiamo un attimo da parte, così si fredda completamente, e andiamo a lavorare la parte secca. Quindi mettiamo la farina, ce ne va sempre 500 grammi. Ok, ci si mette il lievito per dolci, ok, e il cacao. Amalgamiamo il tutto. Ok, questo l'ho amalgamato, dopo va passato al colino, quindi non importa che sia perfetto. Lo metto un attimo da parte. Allora adesso prendiamo un'altra zuppiera e separiamo i rossi dai bianchi dell'uovo, perché i bianchi andranno montati a neve insieme allo zucchero. Quindi divido semplicemente i bianchi dai rossi. Se il composto qui è già freddo, come in questo caso, i rossi li possiamo direttamente buttare dentro il cioccolato fuso. Ecco fatto. Allora, perché i bianchi montino bene, vi do un piccolo consiglio. Il contenitore in cui li montate deve essere freddo. Io di solito ne uso uno di acciaio che tengo in frigorifero una mezz'oretta, dopodiché ci lavoro dentro i bianchi delle uova. Ora ho usato questo qui di vetro per farvi vedere meglio in video, l'ho comunque tenuto in frigorifero un'oretta. È freddo, quindi il contenitore freddo fa sì che la montatura avvenga prima e sia più forte, più soda. Ci si mette un pizzichino di sale all'inizio e basta, dopodiché iniziamo a frullarlo con il frullatore o con la planetaria, se avete la planetaria. Quindi adesso io inizio a montare questo, ci vediamo insomma tra 2-3 minuti, il tempo che sia ben montata questa. A metà della montatura ci aggiungo lo zucchero. Comunque rifermo il video e ci riaggiorniamo. A tra pochissimo.
Ok, siamo circa a metà della montatura delle uova, ci aggiungo lo zucchero. Un altro consiglio che vi do: prendete una zuppiera che sia capiente, perché i bianchi delle uova triplicano una volta montati a neve. Ok, aggiunto lo zucchero, finisco di montare. A tra poco. Eccoci alla fine della montatura delle uova. Allora, le uova quando sono montate devono rimanere sode, così in maniera tale che se io le giro non cadano, ok? Ovviamente prima di farlo accertatevi che si siano montate per bene. Allora, lo metto un attimo da parte, sbatto le uova insieme alla cioccolata, o meglio rompo le uova insieme al cioccolato e al burro, ricordiamo. Ok, ecco fatto, tutto ben amalgamato, le uova non si devono vedere più. E questo è il composto. Allora, mi occorre un'altra zuppiera, non ce l'ho di vetro grande, quindi userò questa qui, spero che si veda ugualmente. Bisogna unire la meringa, quindi uovo e zucchero, d'uovo e zucchero, al cioccolato e poi alle farine, il tutto senza far smontare l'uovo. Quindi il movimento, una volta messo l'albume così come con la panna montata eccetera, sarà questo, arrivare fino al fondo e portare in cima, arrivare fino al fondo e portare in cima, arrivare in fondo e portare in cima. Cominciamo con questo. Ok, ne è salvato circa metà e poi ci metto un po' di cioccolato, diciamo metà anche di questo. Ok, e uniamo così, come dicevo, dal basso verso l'alto, basso alto, basso alto, basso alto, basso alto, basso alto. Aspetta, vediamo se si vede così, ecco, basso alto, e deve diventare tutto dello stesso colore. Ok, a metà circa ci aggiungiamo il resto dell'uovo. Ovviamente per fare al meglio questa operazione vi consiglio di utilizzare una spatola. Queste sono molto economiche, anche se abbastanza buone. Questa qui è della Tupperware, è eccezionale perché è molto rigida e può andare anche in cottura nelle varie, insomma, ad alte temperature. Vi lascio il link qui sotto casomai. Non è economica, però l'ho comprata una volta, vi dura una vita. Ok, quando il composto è tutto uniforme, si vede, sì, di questo colore, iniziamo ad aggiungere la farina, il lievito e il cacao. Va setacciato tutto, anche se la ricetta non lo prevedesse. Quando fate dolci, la farina, tutte le cose in polvere vanno sempre setacciate. Per setacciare ci vuole un colino a maglia fine, in questa maniera, e si fa questo movimento qui. Non è che ci voglia tantissimo. Vedete, per esempio il cacao è rimasto tutto in pezzettini perché è un po' vecchiotto, tanto che ce l'ho lì, quindi va rotto. Proseguo con il resto, ci vediamo tra qualche minuto. Come prima, a metà amalgamo il tutto, sempre con lo stesso movimento, e ora è più complicato. Ok, il composto è bello montato, liscio e completamente amalgamato. Adesso ci prepariamo per infornarlo. Io ho una teglia, questa è 20 x 40, alta circa 10 cm.
Queste quantità servono per una teglia così. Ovviamente se avete una teglia 20x20 dimezzate, se avete una teglia un po' più grande forse dovreste aumentare un po' le dosi, perché se viene troppo basso poi dopo dentro cuoce troppo, non viene l'effetto brownie, che dentro comunque deve rimanere morbido. Va rivestita con la carta da forno, non la imburrate, non fate niente, perché ci vuole per forza la carta da forno, se no poi non la levate più dalla teglia. Quindi si mette un bel di carta forno e ci rovesciamo dentro il nostro. Allora, versato tutto nello stampo, va un po' livellato così. Allora, questo qui, una volta che è tutto livellato in questa maniera, si mette nella parte bassa del forno al centro, forno preriscaldato statico 180 gradi, mettiamo dentro, calcoliamo 30 minuti senza mai aprire il forno. Dopo 30 minuti infiliamo uno stuzzicadenti dentro nel centro, dove la parte che insomma che potrebbe cuocere dopo. Estraendolo si tocca se è umido o bagnato, bisogna dargli ancora qualche minuto di cottura. Se invece è secco o giusto, comunque cioè non è troppo umido, lo possiamo levare. Una volta terminata la cottura lo lasciamo 5 minuti sopra al forno, vicino al forno, dentro la tegliettina. Dopodiché leviamo tutta la carta forno e tutto, lo mettiamo su un piano, se avete una griglia ancora meglio, e lo facciamo raffreddare completamente. Quindi ci vediamo tra un'oretta per l'assaggio. Intanto questo lo inforno. Eccoci all'assaggio di questi fantastici brownie. C'è un profumo incredibile. Allora, alla fine hanno cotto 40 minuti, perché come vedete è venuto bello alto. Li ho sformati, li ho fatti riposare quasi completamente freddo un'oretta a temperatura ambiente. I primi 10 minuti, una volta levati dal forno, li ho lasciati sopra la cucina col forno spento sotto, 10 minuti, un quarto d'ora in quel modo, e poi dopo li ho sformati e messi sul tagliere. Non ho la griglia, comunque il tagliere di legno un po' di traspirazione l'ha garantita. Provo a tagliarli. Allora, come vedete sono morbidissimi, hanno un profumo, sono ancora caldi dentro. Mi toccherà fare questo assaggio. Stupendi, sono croccantini fuori, dentro sono morbidissimi, c'è ancora proprio il cioccolato quasi fuso, sono ancora un po' troppo caldini. Vi consiglio di aspettare che siano freddi completamente prima di servirli o di mangiarli. Questo ovviamente con un po' di panna montata, un po' di gelato, potrebbe essere anche un dolce, oppure a metà pomeriggio per colazione, quando avete voglia. Insomma, questo credo vada bene sempre. Alla prossima.